Stiamo per intraprendere un meraviglioso viaggio insieme a Jerome Klapka Jerome e al suo divertentissimo Tre uomini a zonzo. Jerome Klapka Jerome fu uno scrittore britannico vissuto tra il 1859 e il 1927. Quando era fanciullo, la sua famiglia, una volta facoltosa, cadde in miseria a causa di cattivi investimenti. Il più grande desiderio di Jerome quando era un bambino era di diventare da grande un uomo di lettere, ma i suoi genitori morirono prematuramente a poca distanza l'uno dall'altro. Rimasto orfano a soli 14 anni, dovette quindi lasciare la scuola per sbarcare il lunario. Fece tantissimi lavori diversi. Inizialmente si impiegò in una compagnia ferroviaria dove il suo compito era quello di raccogliere il carbone che era caduto sulle rotaie. Successivamente tentò la carriera artistica facendo l'attore teatrale. Poi iniziò a fare l'insegnante, l'impiegato in una compagnia edile e il portaborse per un avvocato. Nel frattempo continuava a coltivare la sua passione letteraria scrivendo novelle, romanzi e saggi che però venivano puntualmente respinti dagli editori e dai giornali. Finalmente a 26 anni riuscì a far pubblicare il suo primo romanzo, Sul palco e sotto, un libretto umoristico ispirato ai suoi tempi di attore. L'anno dopo riscosse un discreto successo con Pensieri oziosi di un ozioso, una raccolta di racconti umoristici. A 29 anni si sposò e i due sposini andarono a fare un viaggio di nozze su una barchetta lungo il Tamigi. Questo viaggio fu di ispirazione per il romanzo che portò Jerome al successo. All'età di 30 anni, infatti, diede alle stampe Tre uomini in barca per non parlar del cane, un capolavoro della comicità. Per rendere la narrazione più comica e frizzante, Jerome sostituisce alla coppia di sposini tre amici di lunga data che porteranno con sé nel loro viaggio un cane. I protagonisti quindi sono Jay, che è la voce narrante, George, Harris e Montmorency, un buffissimo fox terrier. In questo modo crea la situazione ideale per il susseguirsi di spassosissime gag che faranno di questo libro un'icona del British humor. Lo stile misurato e la raffinata ironia rendono il susseguirsi di gag comiche davvero esilarante. Nel 1889 Jerome si recò per un viaggio in Germania. Anche questa volta il viaggio servì di ispirazione per un nuovo romanzo. 10 anni dopo il successo di Tre uomini in barca, infatti, Jerome pubblicò un altro capolavoro dell'umorismo inglese, Tre uomini a zonzo. In Tre uomini a zonzo ritroviamo i tre protagonisti dei Tre uomini in barca, un po' più cresciuti ma non più maturi. Jay ed Harris si sono nel frattempo sposati e hanno dei figli, mentre George è rimasto scapolo. Non è assolutamente necessario aver letto Tre uomini in barca per poter gustare Tre uomini a zonzo, infatti il sequel ha una struttura completamente autonoma. Questa volta i nostri protagonisti abbandoneranno la barca per inforcare invece la bicicletta, anzi useranno una bicicletta e un tandem per rendere ancora più divertente la narrazione. Ad esempio, in una delle tante digressioni comiche, Jerome ci racconta di un giro in tandem che Harris fece con la giovane moglie. Harris, nei primi tempi del suo matrimonio, passò un momento molto spiacevole. Faceva un giro in Olanda con sua moglie. Le strade erano sassose e il tandem saltava molto. «Tieniti salda», disse Harris senza voltare il capo. La signora Harris credette che le avesse detto «Salta giù».
Sta di fatto che la signora Harris saltò effettivamente giù, mentre Harris continuava a pedalare a tutta forza, convinto che la moglie fosse ancora dietro di lui. Frattanto Harris, soddisfatto e giulivo, aveva continuato la sua corsa. Convinto di parlare con la moglie, osservò: «Da mesi non mi sentivo questa macchina così leggera. Deve essere l'aria che mi rinvigorisce». In questo modo proseguì allegramente per 6 o 7 chilometri, poi fu colto dalla sensazione che ci fosse qualcosa che non andava. Provava uno strano senso di vuoto. Allungò una mano dietro di sé e annaspò. Non c'era niente, vuoto e null'altro. Balzò, o meglio, rotolò giù dal tandem e si volse a guardare la strada. Non c'era anima viva in vista. Tra una tappa e l'altra del loro giro in Germania, i nostri protagonisti si spostano in treno. Siamo infatti nel periodo in cui si sviluppa il turismo moderno grazie alle espansioni delle reti ferroviarie della seconda metà del XIX secolo. È proprio il periodo storico in cui il turismo diventa un fenomeno di massa. Mentre infatti solo poco tempo prima esclusivamente i rampolli dell'aristocrazia o veramente dell'alta borghesia avevano la possibilità di fare un giro in Europa, quello che veniva chiamato il Grand Tour, ora l'avvento delle ferrovie consente anche alla borghesia di viaggiare. L'Ottocento è noto come il secolo delle invenzioni e infatti un'altra invenzione di quel periodo è la bicicletta. Andiamo a vedere qualcosa in più sulla storia della bicicletta. Il 1816 passò alla storia come l'anno senza estate. Il clima straordinariamente gelido di quell'anno causò un'enorme carestia. Mancava foraggio e i cavalli, essenziali per i trasporti in quell'epoca, morivano. Fu così che si pensò a un nuovo mezzo di trasporto senza cavalli, il velocipede. Questo antesignano della bicicletta fu inventato dal barone tedesco Karl von Drais e prese il suo nome, Draisina. Era di legno e si muoveva spingendo i piedi direttamente per terra. Solo una quarantina d'anni dopo vennero aggiunti i pedali. Questi furono montati direttamente sul perno della ruota anteriore. Le ruote erano in legno, rivestite di ferro, e quindi questa bici venne chiamata scuotitore di ossa. Poiché a ogni giro di pedale corrispondeva un giro di ruota, per aumentare la velocità si decise di ingrandire la ruota anteriore. Prese quindi piede il famosissimo biciclo. La sproporzione tra la ruota davanti e il ruotino posteriore rendeva però il mezzo poco sicuro. Così venne presto studiato un modo alternativo per assicurare la velocità, salvaguardando anche la sicurezza: la catena. La trasmissione a catena, accoppiando una grande ruota dentata anteriore, collegata ai pedali, a una piccola ruota dentata posteriore, collegata alla ruota, moltiplica i giri dei pedali, consentendo così di diminuire la grandezza della ruota anteriore, pur mantenendo la velocità. Ma un'altra invenzione fu necessaria per migliorare la bicicletta: la ruota pneumatica. In quegli anni in Irlanda un bimbo andava a scuola col suo triciclo. Per rendere il suo viaggio più sicuro e confortevole, suo papà, un medico di nome John Dunlop, circondò le ruote del triciclo con della gomma gonfiata ad aria. Notò che lo stratagemma funzionava e decise di applicarlo anche alla bicicletta. La bicicletta divenne una vera e propria moda, nonché primo mezzo di trasporto individuale di massa. Con un'eleganza stilistica senza pari, Jérôme è in grado di regalare al lettore momenti di leggera spensieratezza, come ad esempio nell'episodio della frutta. Un pomeriggio, durante un'escursione, arrivammo a una spianata dove ci attardammo, mangiando frutta in quantità superiore a quella che il nostro stomaco avrebbe potuto sopportare.
Troppa frutta da cespuglio e non abbastanza alberi. Ecco il difetto di questo luogo, osservò Harris. Per conto mio avrei preferito una maggiore varietà di susine. Oh, c'è un uomo che sale la collina, osservai. Ha l'aria di essere di queste parti, forse lui saprà dirci dove si trovano altre susine. Cammina svelto, vecchietto con me, osservò Harris. In verità quell'uomo si arrampicava su per la salita a una velocità degna di nota. Inoltre, per quel tratto che potevamo giudicare da lontano, sembrava di ottimo umore. Cantava e gridava con quanto fiato aveva in corpo e agitava le braccia con molta vivacità. Che allegro simpaticone, disse Harris. Fa piacere guardarlo. Ma perché porta il bastone sulla spalla? Perché non se ne serve per aiutarsi nella salita? Sapete, a me non sembra che sia un bastone, disse George. E che cosa può essere allora? Domandò Harris. Ecco, a me sembra un fucile. L'episodio ovviamente finirà con la fuga a scapicollo dei tre amici. Nel romanzo la cultura tedesca ci viene raccontata dal punto di vista di un britannico sul finire dell'epoca vittoriana. Ad un certo punto Jerome ci parla della sua difficoltà di apprendere il tedesco e ci racconta: a parte le sofferenze dei primi martiri cristiani, poche persone, credo, hanno passato quel che ho passato io tentando di arrivare alla giusta pronuncia della parola tedesca Kirche, che significa chiesa. Già in Tre uomini in barca Jerome ci aveva divertito parlando delle sue lotte con la lingua tedesca e in quell'occasione ci aveva detto: io il tedesco non lo capisco, l'ho studiato a scuola, ma dopo 2 anni l'avevo già dimenticato e da allora sto molto meglio. Con il suo stile misurato, Jerome riesce ad allietare il lettore, ma non senza lasciar spazio alla riflessione. Verso la fine del romanzo, infatti, la fresca vena umoristica di Jerome lascerà il passo ad una angoscia sottile. Jerome, infatti, riesce ad avere una visione tristemente profetica della situazione del popolo tedesco all'alba del XX secolo. Si può dire che il tedesco è un individuo sempre disposto ad andare dovunque e a fare qualunque cosa gli venga ordinata. Questo tipo di carattere È dovuto principalmente alle scuole. In esse l'insegnamento si impernia eternamente sul dovere. Sarebbe l'ideale di qualunque popolo, ma prima di legarvisi si dovrebbe logicamente cercare di capire in che cosa questo dovere consista. Il concetto tedesco parrebbe il seguente: cieca obbedienza di fronte ad ogni divisa. Fino ad ora il tedesco ha avuto la somma fortuna di essere ben governato. I guai cominceranno però quando, per un qualunque caso, si guasterà qualche ingranaggio della macchina del governo. Con amara ironia, Jerome riesce a cogliere elementi che preannunciano i drammatici avvenimenti che da lì a pochi decenni avrebbero devastato l'Europa e il mondo intero. Anche per questo, Tre uomini a Zonzo continua a essere un classico della letteratura internazionale. 40 anni dopo, un altro genio dell'arte riuscirà ad affrontare lo spinoso tema degli agghiaccianti avvenimenti della prima metà del XX secolo, utilizzando delicatamente l'umorismo come strumento per veicolare messaggi importanti e far riflettere sulla realtà storica del tempo. Si tratta di Charlie Chaplin e del suo capolavoro Il grande dittatore. Ma questa è un'altra storia. Io vi ringrazio per avermi seguito, lasciatemi sapere se desiderate ulteriori approfondimenti e ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!